Benvenuti amici! Oggi esploreremo un enigma avvolto nel mistero e intriso di saggezza antica. Sarà un viaggio affascinante attraverso la Tavola Esmeralda, un tesoro ermetico attribuito a Hermes Trismegisto. Scopriremo i segreti di questa antica filosofia alchemica, rivelando il significato nascosto dietro ogni parola. Pronti a immergervi nell'arte e nella magia di Hermes? Allora, accomodatevi e preparatevi per un'avventura nel mondo dell'alchimia e della conoscenza esoterica. Rimanete collegati, perché ciò che scopriremo oggi potrebbe cambiare la vostra prospettiva sul significato della vita stessa. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. La Tavola Esmeralda, conosciuta anche come Tavola Smeraldina, è un breve pezzo di letteratura ermetica che gode della fama di contenere i segreti fondamentali della trasmutazione della materia, con tutte le implicazioni che ciò comporta. Per questo motivo è stata considerata dagli alchimisti orientali e occidentali come la base dell'arte e della filosofia ermetica. In questo breve testo attribuito ad Hermes Trismegisto sono presenti riferimenti criptati alla corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo, alla creazione dell'universo e alla preparazione della pietra dei filosofi. Secondo la leggenda della tradizione ermetica, migliaia di anni fa, in Egitto, emerse un uomo di grande saggezza, iniziato nei segreti di epoche ancora più antiche, noto agli egiziani come Tot, ai Fenici come Taut, ai Greci come Hermes Trismegisto e successivamente equiparato a Enoch nella tradizione giudeo-cristiana e al profeta Idris nell'Islam. In alcuni testi ermetici si narra che la natura sembrava averlo scelto come suo rappresentante, conferendogli le qualità necessarie per studiarla e conoscerla perfettamente. Si interpretò che Dio gli avesse infuso le scienze e le arti affinché le insegnasse progressivamente al mondo intero. Questi insegnamenti includevano la scrittura, l'astronomia, la medicina, la metallurgia, l'architettura e l'agricoltura. Si narra che Hermes Trismegisto abbia selezionato un gruppo di individui scelti esclusivamente tra coloro, che avrebbero potuto raggiungere il governo o i gradi più elevati dei misteri. Li radunò, li consacrò sacerdoti e li istruì sulle correlazioni segrete tra le scienze e le arti. Spiegò loro come interpretare i sogni, come ascoltare gli astri, come leggere i geroglifici e come parlare attraverso il simbolo e il mito. Tra questi saperi nascosti ve ne furono alcuni che insegnò solo a condizione che i suoi allievi si impegnassero attraverso un terribile giuramento a comunicarli solo a coloro che, dopo essere stati sottoposti a dure prove, si fossero dimostrati degni di succedergli. Questi misteri furono praticati per molti anni dai sacerdoti iniziati, guadagnandosi il rispetto di tutto l'Egitto, che venne considerato dagli altri regni come il santuario e la scuola delle scienze e delle arti. Il mistero suscitò la curiosità e, secondo la leggenda, figure che sarebbero diventate molto famose accorsero a studiare nella scuola ermetica: Orfeo, Pitagora e altri ancora. Si supponeva che solo i sacerdoti più elevati, ovvero gli ierofanti, e le persone più illustri, nobili, scienziati, artisti e filosofi fossero gli unici a conoscere quest'arte e a custodirla con il più profondo segreto, temendo che la gente potesse scoprire le leggi e i principi nascosti della natura e che, a causa della loro semplicità di carattere e della mancanza di formazione etica, potessero trasformare tale conoscenza in un male per la stessa razza umana. Prima di lasciare il mondo, Hermes Trismegisto lasciò ai suoi discepoli una sorta di riassunto delle sue dottrine e insegnamenti, la Tavola Esmeralda. Ma i secoli trascorsero e quando Cambise, re di Persia, distrusse diverse città egiziane nell'anno 525 a.C., gli ierofanti si dispersero in tutto il Mediterraneo, specialmente in Grecia, portando con sé la loro scienza, che continuarono ad insegnare in modo enigmatico, cioè celando il tutto dietro il velo oscuro dei miti e dei simboli.
Secondo le fonti relative alla tradizione ermetica, Alessandro Magno trovò la tavola Esmeralda in Egitto nell'anno 331 a.C., quando scoprì ciò che si credeva fosse la tomba di Hermes Trismegisto. Si diceva che la tavola Esmeralda fosse un cristallo verde a forma di tavoletta, su cui era incisa, attraverso una tecnica sconosciuta, una formula criptata per il perfezionamento dell'anima e, attraverso di essa, l'evoluzione collettiva. Tuttavia, verso il VI secolo della nostra era, la tavola originale era stata sepolta insieme ad altri testi e manufatti per proteggerla dalla distruzione da parte di fanatici religiosi che bruciavano biblioteche e perseguitavano scienziati, artisti e filosofi. Furono quindi realizzate diverse copie e trascrizioni, che furono inviate in diverse regioni affinché questa saggezza fosse protetta e perpetuata come la pietra angolare della filosofia ermetica. Questo è ciò che ci racconta la leggenda ermetica sulla creazione e la diffusione della tavola Esmeralda. Considerando che è evidente l'uso del simbolismo immaginativo per la semplificazione degli elementi, ad esempio, possiamo supporre che Hermes Trismegisto sia stato una persona reale, ma la sua firma nella tavola e nei testi ermetici probabilmente rappresenta un collettivo, la sua scuola, un gruppo segreto di filosofi, che hanno lavorato nel suo nome e in base ai suoi insegnamenti. Allo stesso modo, la figura di Alessandro simboleggia i Greci, che governarono l'Egitto e unirono i loro misteri, che già avevano influenze egiziane, con gli antichi culti che trovarono in quella terra. Complessivamente ritengo che all'interno di questa narrazione si possa riconoscere una struttura che suona logicamente plausibile, creando una fondamentale base di realtà riguardo all'origine dell'ermetismo, specialmente per quanto concerne la tavola Esmeralda. In effetti, si adatta bene alle prime apparizioni documentate che abbiamo della tavola, che vedremo ora. La tavola è apparsa per la prima volta in Occidente come un appendice del trattato pseudo-aristotelico Secretum Secretorum, che a sua volta era in realtà una traduzione del trattato arabo Kitab Sir Al-Azhar, il libro dei segreti, che pretende di essere una collezione di lettere di Aristotele al suo studente Alessandro Magno e che includeva conoscenze varie su vari argomenti come medicina, astrologia, filosofia, matematica, magia, talismani e persino igiene personale, che oggi può sembrare assurdo, ma 2000 anni fa l'igiene personale era un segreto che poteva prolungare la vita di alcuni di qualche decennio. Questo libro arabo fu tradotto in latino da Giovanni Hispanense nel 1140 e dal sacerdote Filippo di Tripoli nel 1243. La data esatta del Kitab Sir Al-Azhar è incerta, anche se si è suggerito che sia intorno al 150, ma non è chiaro quando o come la tavola Esmeralda sia stata inclusa in quest'opera. Si scoprì un'altra versione araba precoce nel secondo libro degli elementi della fondazione, attribuito a Javier. Poco dopo, Rusca trovò un'altra versione allegata al libro segreto della creazione e dell'arte della natura, un trattato di alchimia araba. Si è ipotizzato che questo libro potesse essere stato scritto, compilato o tradotto nel VI secolo, contenendo così la versione più antica della tavola che si conosce. Inoltre presenta una nota del compilatore che afferma che è stata tradotta in arabo dal siriaco e che, a sua volta, questa versione derivava da un originale in greco scritto dal filosofo Apollonio di Tiana, una figura centrale del neopitagorismo del I secolo della nostra era. Si evidenzia anche che Apollonio scoprì la tavola Esmeralda in una cripta sotto la statua di Hermes Trismegisto, dove trovò un anziano seduto con la tavola e un libro tra le mani. Questo è particolarmente interessante perché il tema letterario del rinvenimento della conoscenza nascosta di Hermes appare in altri manoscritti arabi dell'epoca. Ad esempio, nel manoscritto di Crates si narra che mentre pregava nel santuario di Serapide, Crates, un filosofo greco, ebbe l'apparizione di un anziano, il più bello degli uomini, seduto su una sedia vestito di bianco e con una tavoletta e un libro tra le mani. Un racconto simile si trova anche nello scritto latino noto come Tabula Chemica,
tradotto da un testo originale arabo di Ibn Umayl, dove si racconta che una tavoletta di cristallo riposa sulle gambe di Hermes Trismegisto in una cripta nascosta sotto una piramide. Quando cercò di scoprire l'identità dell'anziano, gli dissero che era Hermes Trismegisto e che gli artefatti che portava con sé contenevano i segreti che erano stati nascosti agli uomini. Per tutte queste ragioni, in generale gli esperti concordano sul fatto che la tavola Esmeralda possa essere considerata una delle opere originali più antiche dell'alchimia. Con la sua scoperta, questo testo diventerebbe infinitamente famoso tra gli alchimisti medievali, dando impulso a una rinascita dell'ermetismo in Occidente, considerato come la continuazione di quell'antica dottrina che univa scienza, arte e filosofia. Da ciò derivarono centinaia di traduzioni con piccole differenze in base all'interpretazione degli autori, tra cui figure così diverse come Yavir, Ibn Han, Fulcanelli, Isaac Newton, Elena Vavasidr e molti altri. Queste traduzioni furono accompagnate da commenti e interpretazioni di eruditi così prestigiosi come Roger Bacon o Mel Meir, testimonianza della fascinazione che questo testo ha suscitato fin dalla sua prima scoperta. Inoltre ci sono numerose illustrazioni che dimostrano come la tavola Esmeralda sia stata una delle principali fonti di ispirazione per l'iconografia alchemica tradizionale che conosciamo. In questo contesto, molti potrebbero chiedersi: bene, è tutto molto bello, ma di cosa tratta concretamente la tavola Esmeralda? Come accennato prima, la tavola Esmeralda cerca di condensare l'arte della grande opera alchemica, cercando di essere un riassunto della formula per trasformare i materiali inferiori in oro. Tuttavia, poiché la tradizione lo richiede, il suo testo non è stato composto per essere letto in modo razionale. È un'opera ermetica di filosofia nascosta, quindi la sua semplicità nasconde una complessità enorme. Si tratta di un messaggio in linguaggio criptico che si apre attraverso l'arte dell'interpretazione simbolica e probabilmente non in modo istantaneo, ma attraverso il passare del tempo e l'esperienza di vita. Ma in sé, la tavola Esmeralda tratta nient'altro che il fondamento ontologico e la pietra angolare di tutta la filosofia, l'obiettivo dell'essere, o come diciamo a volte scherzando, il significato della vita. L'individuo non è altro che la consapevolezza della propria identità psicologica per un determinato periodo di tempo. Quando l'individuo, attraverso la riflessione e il discernimento, giunge infine alla chiarezza e diventa consapevole di queste limitazioni, inizia ad avvicinarsi all'idea di ciò che è trascendentale, di ciò che è eterno, cercando di trovare una risposta che giustifichi le limitazioni dell'esistenza e dell'universo. In altre parole, cerca di colmare la insoddisfazione terrena attraverso la scoperta di un ordine naturale che lo conduca all'assoluto, integrandosi così in esso e facendo parte di quella pienezza. Questa era la prospettiva degli antichi alchimisti e, prima ancora di loro, dei seguaci di Hermes Trismegisto, considerandosi all'interno del mondo sublunare come la coagulazione di un tutto senza soluzione fisica di continuità, come una delle innumerevoli possibilità di manifestazione nell'esistenza. Si dedicarono quindi a indagare e a scoprire come funzionassero le leggi naturali, al fine di poter trasmutare la materia semplice in oro. Detto questo, la tavola Esmeralda cerca di offrire un percorso. Verso tale scopo, postula che chiunque la comprenda sinceramente, in qualche modo misterioso che gli sarà rivelato, otterrà l'accesso alla pienezza. Proprio di questo si tratta nella tavola Esmeralda. Per concludere, so che alcuni di voi la conosceranno già a memoria, ma sono consapevole che molti potrebbero non averla mai ascoltata o non la ricordano. Quindi vi leggerò la traduzione preferita, dalla persona fantastica che mi ha fornito queste informazioni. È una compilazione personale che ha realizzato tempo fa, prendendo e mescolando le parti, che più gli sono piaciute, da diverse traduzioni, cercando, se possibile, di renderla più vicina al nostro attuale linguaggio. Vi leggo. Non parlo di cose fittizie,
ma di ciò che è vero e autentico. Quello che è in basso è come quello che è in alto, e quello che è in alto è come quello che è in basso. Entrambi agiscono per compiere i prodigi dell'uno. Così come tutte le cose furono create da una sola parola di un solo essere, allo stesso modo tutte le cose furono create a immagine dell'uno. Il suo padre è il sole, sua madre è la luna, il vento lo ha portato nel suo grembo e la terra è stata la sua nutrice. È il padre della perfezione in tutto il mondo. Il potere è forte se si trasforma in terra, agendo con prudenza e discernimento separa la terra dal fuoco e il sottile dal denso. Usa la tua mente, ascendi al cielo e poi discendi di nuovo sulla terra. Unisci le cose superiori e inferiori, così otterrai la gloria del mondo intero e l'oscurità si allontanerà da te. Questo ha più virtù della forza stessa, perché controlla ciò che è sottile e penetra ciò che è solido. In questo modo è stato creato il mondo e da qui derivano i prodigi che sono stati realizzati. Per questo mi chiamo Hermes Trismegisto, perché possiedo le 3 parti della filosofia del mondo intero. Quello che dovevo dire sul funzionamento del Sole è concluso. Cari amici, vi auguro una buona giornata ovunque siate e se oggi avete imparato qualcosa ne sono felice. Alla prossima!